Salve e benvenuti alla Soltec. E oggi vi presentiamo il veicolo in consegna per il vostro comune della città di Cournier. Entriamo subito nel veicolo e accendiamolo. È uno splendido Renault Master con passo L2. Possiamo già vedere gli interni raffinati del veicolo all'interno della cabina e soprattutto questo cassone. Il cassone ha una particolarità che è un ribaltabile e all'interno è stata installata questa fantastica gru della Soltec che può sollevare massimo 200 kg a 2,50 m. Essendo ribaltabile il cassone c'è un sistema di sicurezza da fare attenzione. Non possiamo utilizzare la gru quando giustamente abbiamo il cassone sollevato. Pertanto abbiamo creato questo perno all'interno che dobbiamo sganciare e applicare all'interno di quest'altro perno. Qui ci sono 2 micro di sicurezza che praticamente indicheranno alla gru che può funzionare. In questo caso abbiamo messo in sicurezza il cassone in modo tale che non ci sia una torsione che ci impedisca l'utilizzo della mini gru. Adesso andiamo dentro e proviamo ad accendere immediatamente questo cassone. Ok. Qui dietro troviamo il radiocomando, scusate, il filo comando che ci permetterà di alzare e abbassare il cassone. In questo caso abbiamo piazzato il perno di sicurezza. Avendo inserito il perno di sicurezza, il cassone non potrà sollevarsi perché è disattivato. Dobbiamo fare bene attenzione a questa operazione e vigilare sempre che tutte le sicurezze funzionino. Altrimenti erroneamente possiamo sollevare il cassone, questo inizierà a sollevarsi ma c'è il perno inserito e chiaramente non funzionerà, rischiando chiaramente di rovinare tutto. Lasciamolo qui per un istante, concentriamoci sulla gru. L'operazione è di apertura delle sponde per utilizzare la mini gru. Chiaramente si può o meno utilizzare questo piede stabilizzatore facendolo arrivare a fine corsa. Vi invito a svitare in pratica questo perno per farlo girare. Piazzandolo all'incontrario potremmo praticamente stabilizzare il veicolo. Adesso lo rimettiamo dentro. Perfetto. Normalmente la mini gru è già direttamente accesa e qui ricordiamoci sempre di staccare il connettore delle batterie. In questo caso disabilitiamo la corrente alla mini gru anche con il fungo acceso. Quindi in questo caso abilitiamo la corrente, leviamo l'emergenza e la mini gru è già pronta per operare. Chiaramente per uscire dalla manovra e operare con la mini gru su tutto quanto il pianale dobbiamo rimuovere questa sponda. È molto semplice, basta sollevarla e metterla sul lato. Questo ci permetterà di utilizzare la mini gru. L'installazione è stata effettuata con una piastra a sgancio rapido. Abbiamo lasciato qui le chiavi del lucchetto che qualora in pratica venga aperto e ritirassimo la piastra, dobbiamo sempre ricordarci di allentare il bullone. Una volta allentato il bullone, questa si può aprire e possiamo così rimuovere immediatamente la mini gru per spostarla. Chiaramente ricordiamoci che la mini gru è interconnessa anche alla centralina, quindi ci saranno 2 operazioni da fare una volta che avremo aperto la pedana di sgancio rapido. La prima è rimuovere questo connettore in modo tale che la parte elettrica della mini gru sarà libera, quindi si stacca, e la seconda di svitare leggermente questo registro. Svitando potremmo sollevare senza problemi la centralina verso l'alto.
Dopodiché potremo manipolare la mini gru senza alcun problema per sollevare del peso massimo di 200 kg a massimo di 2,50 m circa. Allora, al fine della sicurezza ricordatevi sempre di applicare il lucchetto in modo tale che lo svitamento del bullone non sia permesso. In questo caso lo rimetto immediatamente, così anch'io posso operare in sicurezza. Ed eccoci qui. Una perfetta mini gru solidale a tutta la struttura che abbiamo creato. Adesso la rimettiamo a posto. Adesso procediamo con la manovra di chiusura della gru. Possiamo notare anche i movimenti che sono molto rapidi per la centralina elettroidraulica. Anche con due manovre allo stesso momento, diciamo. Allora, per riporre la gru ci rimettiamo sempre nella posizione del cassone in modo tale che il baricentro si distribuisca bene anche verso il centro. Fatto ciò, assicuriamoci di rimettere correttamente la lamiera appositamente diciamo fatta per questa occasione. Oplala. È molto semplice. E infine piazziamo il nostro perno. Ed eccoci qui. La gru è stata chiusa, è stata messa in sicurezza. Schiacciamo il bottone del fungo di emergenza e spegniamo così anche facendo la batteria. Chiudiamo la sponda. E adesso vogliamo utilizzare il cassone. Chiaramente per utilizzare il cassone dobbiamo rimuovere il perno che abbiamo sotto. Quindi si estrae il perno di prima, lo mettiamo nel supporto che abbiamo creato appositamente. Ed eccoci qui. Oltre al supporto ho appoggiato qui questa coppiglia che ci permetterà di non perdere, diciamo, il supporto per strada. Ed eccoci qui. Adesso che abbiamo liberato i micro sia da questa parte che dall'altra, possiamo utilizzare il cassone. Come potete vedere, se io levo il fungo di emergenza e riattacco la batteria, la gru non funziona più perché abbiamo levato il perno di sicurezza. E invece adesso, levando il perno di sicurezza, possiamo utilizzare il cassone ribaltabile. In questo caso abbiamo fatto l'operazione di ribaltamento. Mettere sempre, quando si opera sotto, la sicurezza in modo tale che non abbiamo problemi, e mettendo la sicurezza possiamo abbassare e far sì che questa entri nella sua apposita sede. Eccoci qui. Avendo abbassato e messo in sicurezza possiamo anche entrare sotto, mostrando le due boccole create appositamente per il perno passante e anche la sicurezza della batteria del cassone, che qualora dovessimo staccare l'opportunità, vi ricordo che non è più possibile manipolare il cassone, dobbiamo necessariamente riattivarlo e poi, ed eccoci qui, molto semplice da utilizzare. Rimettiamo nuovamente il perno verso il basso e chiudiamo adesso il cassone. Due mini prescrizioni di sicurezza che sono riportate qui e anche dall'altro lato,
per ricordarsi giustamente di rimuovere il perno sotto, rimuovere anche il connettore, richiudere la gru e reinserire il perno di sicurezza quando necessario. Possiamo mettere adesso all'interno il nostro radiocomando. Dalla Soltec è tutto, vi auguro un buon lavoro con questa fantastica macchina. Buona giornata e buona serata, arrivederci!